Eccoci, benvenuti sulla prima, chiamiamola tech demo di Viva l'Italia, il primo gioco in Italia a giocatore singolo sulla resistenza italiana. Andiamo subito a vedere un po' come funziona la faccenda. Io vado sotto la mia faccia scritto nuova partita e salto i video per questioni di brevità o spoiler, ma nulla che non sia disponibile al pubblico, come di conseguenza anche il secondo video. Mi piacerebbe aver avuto qualcosa di più originale, ma per il momento questo è. Mi scuso anche per la mia voce, non è proprio l'ideale in termini di arzillità per una video di presentazione, ma sui video brevi vedrai che ho avuto giornate migliori. Eccoci. Allora, rispetto ai video precedenti noterai qualcosa in più in basso a sinistra. Questa è una missione, diciamo, solamente da demo, non è un'ambientazione realistica. Io non mi permetterei mai di mettere una ferrovia costruita così in un prodotto finale, ma cominciamo innanzitutto con l'identificazione dei nemici. Vedi che qua abbiamo anche un compagno di squadra che equipaggia al momento una pistola, anch'egli. Stella alpina come da menu, non so se hai notato c'era la mia faccia che copriva. E con questo primo nemico abbiamo varie modalità di eliminazione. Potremmo sparare subito, ma attireremmo l'attenzione di tutti gli altri, cosa che non è proprio una grandissima idea. Oppure possiamo sorprenderlo da dietro. Vedi che al momento è girato e dovremmo fare un giro un po' lungo, quindi andiamo da un altro. Tra l'altro questo discorso del movimento dei nemici, nonostante sono fermi in una posizione, è abbastanza randomico, come anche verosimile che sia. Cioè, quando uno è in pattuglia, un po' si gratta, un po' si gira, non è che sta fermo come una guardia di Londra. Infatti, come hai visto, quell'altro si era girato e mi ha tirato giù. Morirò spesso anche io, nonostante comunque ho creato il livello. Questo perché comunque l'intelligenza artificiale dei nemici non è banale. Quindi cominciamo da questo magari. Altra cosa, lo sprint o la corsa, gli scatti durano 10 secondi, quindi bisogna organizzarsi bene. Perché 10 secondi? Perché comunque quando si va in un'azione ci si porta dietro della roba e quindi si ha un'autonomia limitata. Vedi che si gira? Quindi a questo punto sono riuscito ad aggirarlo, raccogliamo l'arma. Ci ha preceduto il compagno a raccogliere l'arma perché era a secco di munizioni. Però a questo punto, visto che ha un'arma, gli dico, caro compagno, diventa più aggressivo. Vediamo cosa succede, perché ovviamente lui con un fucile adesso i nemici li può fare fuori con un colpo. Io ho un revolvino e me ne servono due. Quindi posizioniamoci un po' per il secondo, sempre che... Eccolo qui. Vedi che si muove? Ecco, a posto. Adesso sono pronto a luttare anche io il mio fucile e adesso posso essenzialmente divertirmi. Potrei. Considera che in alcuni casi non ha molto senso, ha più senso prendere un prigioniero che uccidere un nemico. Ricordati che un nemico repubblichino tedesco è quasi sempre un'arma negoziale. In questo caso io sceglierò la via più rapida. Anche no, dai. Adesso voglio provare a parlare con quello là sotto per vedere se ha qualche informazione. Quindi io rimetto il compagno come passivo, così magari me lo punta e basta. E vediamo se riesco a raggiungere quel nemico senza farmi vedere ovviamente, perché sennò un colpo e
Sono pronto a ricominciare. Vedo l'arma di spalle, provo a fare uno sprint. Ce l'ho. Beh, in realtà volevo interrogarlo, mi sono dimenticato. E a questo punto direi siamo pronti a tirare giù i nemici sopra. E volendo possiamo completare l'obiettivo che tu non vedi perché è dietro la mia faccia, in alto a destra, ma consiste nel piazzare la carica per questa infrastruttura ferroviaria. Tra l'altro qui manca un nemico. Manca uno, mi viene un po' d'ansia, non vorrei che ci fa la sorpresa. Eccolo qua. Qua sotto c'è il pilone dove piazziamo la carica. Ok, adesso carica piazzata, non c'è nessuna animazione, ripeto, è una demo molto basilare che mostra alcune cose funzionanti. Possiamo tornare a casa. Qui siamo relativamente tranquilli perché non abbiamo, perlomeno non sappiamo se ci sono altri nemici, ma è buona norma buttare un occhio in giro, perché appunto magari spari e qualcuno ha fatto in tempo ad avvisare tramite radio o chissà quale altro sistema, arrivano i rinforzi, tu magari saltelli tutto tranquillo e vivace per il raccolto e poi la è sorpresa. Una volta che completiamo l'azione, il bottino lo troverai nell'armeria. Come vedi abbiamo 3 carcano e la pistola iniziale. Tra l'altro anche l'immagine dell'armeria è assolutamente provvisoria, avrai sicuramente notato delle cose strane, fatto ovviamente con l'intelligenza artificiale e con modelli oramai abbastanza superati. Niente, dopo che si chiude l'armeria essenzialmente si va nella mappa e si selezionerà l'azione successiva. Se per qualche motivo non ce la fai a completare la missione, non c'è problema, vai in ritirata e ritorni a rifugio, minimizzando possibilmente le perdite in termini di compagni persi. Questa è appunto la mappa che ti dicevo. Al momento non c'è granché a livello di missioni, qua c'è una sbavatura a livello di interfaccia, ho semplicemente adattato qualcosa. Le località sono approssimative, magari tu selezioni Varallo o Ceglio, ma la missione non è esattamente lì, ma è in una frazione o in una zona molto limitrofa. Sarà comunque difficile avere missioni in centri urbani